metto qua perché oggi non ho i microfoni, mi sono scordato i microfoni. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Oggi siamo a Sant'Angelo Lodigiano, giusto? Da Toys World, da Beppe. Con questa brutta gente qua, guardate che elementi. Eh sì. Ciao. Oggi è il... Che gara è? Com'è che si chiama? Riditemelo il trofeo Cherry, ok? Ed è tra l'altro la prima gara che faccio con questa bellissima casacca. Guarda che bella. Bellissima, bellissima. Categoria high class, quindi è jump, però con un freno in meno, diciamo, ok? Cioè o davanti o dietro, insomma ne abbiamo già parlato altre volte. È una expert con un po' di limitazioni. Come sta andando? Oggi avevo portato due mini, la MS e l'FMA, ma giocherò solo con l'FMA, la solita McFrame, che sta sufficientemente bene, è un po' lenta, ok? Ho visto che se do un po' più di gas tendo a volar fuori, perché comunque ci sono un po' di salti con recuperi un po' corti. Insomma, vedrete le riprese della pista, vediamo come va. Sono quasi finito il momento delle prove, tra poco poi ci sarà pausa pranzo e poi inizio della gara e vedremo cosa succederà. Fammelo vedere. Fuori al secondo giro, troppo vicino, lo sai? Un po' fastidioso, leggermente. Dai. È uscito Cosmo? Sei carico Robby? Sempre, Sempre. Ragazzi che ci sta divertendo, su. Comunque è bella come pista, Molto bella. È molto bella. Molto bella, alle giuste difficoltà, divertente. No, sì, esatto. Anche perché se non ci si prova un minimo a superare le difficoltà, che cazzo di senso ha? Bravo, esatto. Si preparano Gidi, Pedra, Giammona. Non mi ricordo la... La tua Robby, sì. Come sta andando Miki? Raccontaci. Malissimo. Ma come
malissimo. Cosmin, possiamo raccontare che finalmente abbiamo chiuso una manche? Ma meno male. Ma meno male, io secondo, tu Mi terzo. raccomando, l'antiaggancio. L'antiaggancio, ragazzi, abbiamo visto che la mia mini è rimasta dentro solo perché avevo l'antiaggancio. Solo l'antiaggancio. Solo l'antiaggancio. Ragazzi, è così. Allora, che vi devo Se dire? riusciamo a chiudere la carrozzeria, io non ti garantisco niente, ma ti ho fatto l'antiaggancio. È la parola del giorno. Un Lodigiani selvatico si accinge a mettere la sua mini in pista. Donaldo Mangione. Ma mi vado a mettere dalla prima curva io. Mi vado a mettere dalla prima curva. L'ultima manche di Robby. Sono cariche. Ed eccoci qua, ragazzi. Diciamo, non abbiamo fatto tantissime riprese perché è stata una giornata bella lunga, però insomma ci tenevo a tirare un pochino le somme. È il giorno dopo, quindi è lunedì, anche abbastanza tardi, quindi quasi martedì in realtà. Com'è andata? Allora, sicuramente è stata una bellissima esperienza perché è stata la prima gara che ho fatto con la casacca dei Bulldogs e penso che la prima gara che si fa con un team sia anche qualcosa che rimanga molto importante. E così volevo spendere due parole anche su questa cosa qui. Mi è stato chiesto di prendere parte, così, di entrare all'interno del gruppo dei Bulldogs, che è probabilmente l'unico gruppo, l'unico team a cui avrei voluto veramente prendere parte, sinceramente, perché tanti di voi so che hanno questa convinzione che i radiocomandati siano un team, ma non è così, ragazzi, perché ognuno di noi anche all'interno dello staff ha diverse passioni, me compreso, ma in realtà solo io e Cristiano corriamo e come sapete Cristiano è uno dei Red Pegasus, quindi diciamo il discorso non fila, ok? Il canale dei radiocomandati nasce come community channel per spingere e far vivere e fare crescere il mondo del modellismo italiano, quindi non ha niente a che vedere col concetto dei team. Questo implica che i radiocomandati non verranno in alcun modo penalizzati da questa mia scelta, ci mancherebbe altro. Ma anzi, già quello che vedo, stando all'interno di questo team, che in realtà è, diciamo, una vicinanza effettiva che già c'era, perché comunque sia con Robby, che con Cosmo, che con Nico, anche con Mastro Beppe, comunque ci si è visti spesso al Tempio e naturalmente si è instaurata un'amicizia. Mi trovo molto bene con loro, ci si trova molto bene, credo sia reciproca, altrimenti non saremmo qua. E basta, ragazzi. Se la cosa vi fa rosicare, so che qualcuno fa rosicare, sono gran cavoli vostri, me ne frega ben poco. Detto questo, l'esperienza in team è tutta un'altra cosa. Ora finalmente riesco a capire cosa vuol dire e il perché le persone si aggregano in team. Correre in team vuol dire aiutarsi più che fra amici, ok? Perché la vittoria del singolo è la vittoria di tutti, quindi si è tutti molto focalizzati sul fare in modo che ogni membro dia il meglio, ci si aiuta, ci si spinge, è veramente un qualcosa in più che ancora non avevo vissuto, quindi ringrazio davvero i membri del mio team, sia per avermi così accolto, ma anche per il modo con cui portano avanti il concetto di team. Non so se tutti i team si comportano così, però nei Bulldogs funziona così.
Che altro dirvi? La gara di ieri è stata molto bella. Purtroppo non si evince dalle riprese che avete visto prima, ma ho avuto un problema con il motore. Il mio motore era cotto perché la Mini aveva un assetto buono, stava senza troppi problemi. Però diciamo che nel momento in cui ho sostituito il motore con uno che mi ha prestato Robby, perché il mio era completamente andato, il mio Light, non ne avevo altri, quindi me ne ha dato uno lui. Mi sono ritrovato comunque su un cavallo imbizzarrito, nel senso che ho fatto molta fatica, nonostante avessi il freno posteriore, l'unico freno montato a 1 millimetro, a tenerla giù, soprattutto nel primo salto dopo lo start. Alla fine sono riuscito a trovare la quadra, anche se erano praticamente finite le manche. Sono riuscito a piazzare 2 secondi posti, quindi troppi pochi punti, perché la gara era a punti, e questo è. La quadra, giusto per così, per trasparenza, l'ho trovata semplicemente abbassando le pile, ok? Quindi andando a lavorare su quella che è la tensione che arriva poi effettivamente al motore, addirittura a 1,18, ragazzi, e vi assicuro che la Mini andava come un missile nonostante tutto, perché comunque sono sempre uscito perché la Mini andava troppo, nonostante frenasse al meglio per come potevo frenarla, perché il freno era a 1 millimetro, quindi l'altezza minima consentita. Davanti ovviamente avevo la saponetta, e quindi diciamo più di così non è che potevo fare, quindi non si poteva fare d'altro. Però mi è servito un modo comunque molto interessante di correre la categoria I-Class, soprattutto per la gestione freno, perché mi ha permesso di capire un po' meglio anche da questo punto di vista come lavora solo il freno posteriore. Cioè sono andato ad isolare un po' quel comportamento lì durante le prove, quindi alzandolo, abbassandolo, spostando avanti la spugna leggermente indietro e via dicendo. Quindi insomma, come al solito, tutto fa brodo, tutto fa esperienza. È stato veramente molto bello vedere tanti di voi che mi sono venuti a salutare, ci sono venuti a salutare, e tante persone che comunque anche lì da Beppe hanno iniziato o comunque seguono i nostri contenuti. Questa cosa mi piace particolarmente, sono veramente molto felice, e sono anche veramente molto contento di aver conosciuto il mitico Beppe Cerri, che è un padrone di casa veramente eccezionale, ragazzi. Una persona, si vede che è un racer di lunga data con tantissima esperienza, molto sul pezzo, molto preciso, molto puntuale, davvero benissimo, niente da dire assolutamente. Pista molto divertente, con una bella sfida, quella dei recuperi un po' più corti. E per recupero, dato che me l'avete chiesto, che cosa intendo? Intendo il numero di dritti che sono disponibili dopo un salto, quindi nel momento in cui la Mini si va a staccare dalla pista e deve andare a rientrare, quanti dritti ha per poter rientrare in carreggiata, perché è un discorso abbastanza ovvio che se dopo un salto c'è una curva la macchina va fuori, no? Quindi si gestisce il recupero, più recuperi ci sono più è semplice, per così dire, se la Mini salta in maniera composta e non effettua degli strani rimbalzi, rientrare in carreggiata. Quindi molto bello, niente da dire. Menzione d'onore ai 2 senatori dei Bulldogs, Robby e Cosmo, che come sempre ci guidano, ci aiutano e sparano un sacco di cavolate tutto il tempo. Ci siamo divertiti tanto, ragazzi. Questo credo veramente sia il sale delle gare, veramente la parte più bella. Ognuno di noi ha portato a casa qualcosina di interessante, qualcosa di bello, nessun tipo di piazzamento, diciamo, eccezionale, ma va bene, perché abbiamo fatto una gestione di gara sicuramente da migliorare. Ci sono stati parecchi punti, soprattutto della compagna di Cosmo, Sara, che ha fatto veramente un'ottima gara. Purtroppo la sua Mini ha avuto qualche, per così dire, defiance nelle ultime manche, perché altrimenti se la sarebbe giocata veramente molto bene. Stessa cosa per Robby, che ha trovato la quadra un po' tardi, quindi si è giocato qualche manche di punti nelle fasi iniziali che lo avrebbe portato comunque a un discreto piazzamento. Va bene, soprattutto perché noi eravamo, per così dire, in visita alla I-Class. Non è la categoria che facciamo di solito, anche se è molto simile a quella che chiamavamo expert, comunque diciamo un expert jump, una BMAX che si voglia, con la limitazione appunto del singolo freno o davanti o dietro e dei 6 roller, come dicevamo, no? Per il resto, che altro vi posso dire? Toys World è una bellissima sede, tra l'altro ho avuto anche il piacere di rivedere Stefano Lodigiani, non ci vedevamo da un po', è stato molto bello. Ho finalmente conosciuto di persona anche alcuni di voi, come Ricky, che scrive sempre sotto i nostri video, così si chiacchiera molto spesso nei commenti. Mi ha fatto veramente molto piacere finalmente dare un volto a quei nickname, no? Sapete che noi dei radiocomandati siamo abituati che molto spesso
così a quei nickname, a tantissimi di quei nickname corrispondono sempre le stesse facce, no? Che ci sono alcuni così che si divertono, per così dire, a proliferare account a caso, scrivendo così fregnacce, cavolate e via dicendo, ma ci sono anche quelli che effettivamente poi contribuiscono alla community, hanno voglia di partecipare, di confrontarsi, di fare, e quella è veramente la parte più sana e più bella di questo hobby e anche e soprattutto della nostra community che ci piace. Detto questo, sicuramente torneremo a fare un giro da Beppe, anche perché comunque le distanze sono quelle, un'oretta e mezza, per noi è abbastanza fattibile. Quindi, insomma, diamo così anche un appuntamento. Alla prossima occasione sicuramente ci saremo, molto molto volentieri. Grazie ancora comunque a tutto diciamo, lo staff di Toys World per questo fantastico trofeo Cherry. È stato veramente molto 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 bello, pranzo compreso. E che altro dire, ragazzi? Addio piacendo, arrivederci, alla prossima. Ciao!